Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come creare la decorazione per la casa o per la tavola che avete già intravisto nelle slide. Vedremo come con un progetto davvero molto semplice, perfetto per i principianti, riusciremo ad ottenere degli ottimi risultati, sia per noi stessi, per la nostra casa o per la nostra tavola, che anche per un bellissimo e graditissimo senz'altro regalo. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato in pelliccia sintetica, questa è microfibra, io ho scelto il bianco per andare a richiamare i tradizionali colori del Natale, abbinato ad un altro filato. Questo nello specifico è un misto lana, ma potrete andare a utilizzare quello che preferite, ad esempio un acrilico o anche della raffia, qualora voleste dare una maggiore consistenza ai vostri progetti. Seguirà poi un immancabile ago da lana, forbici, uncinetto numero 3 indispensabile ed anche dei marker. Possiamo passare al tutorial. Iniziamo con un cappiettino iniziale prendendo il nostro filato principale perché la microfibra ci servirà per una bordatura. Cappiettino, realizziamo un numero di catenelle che sia un multiplo di 4. Ora, il progetto è davvero molto semplice. Come sapete io non sono l'amante delle mattonelle, quindi ho deciso di utilizzare il metodo Granny, che comunque mi riporta davvero moltissimo al Natale e alla tradizione, senza però andare a realizzare la classica mattonella. Semplicemente realizzerò un piccolo pannello e qui entra in gioco il multiplo, perché possiamo davvero andare a realizzare un pannello delle dimensioni che preferiamo. Se rimaniamo entro una certa misura possiamo realizzare dei sottobicchieri oppure delle tovagliettine, ovviamente anche qui il filato la fa da padrone. Volendo andare a scegliere infatti una raffia che comunque è un pochettino più resistente, potremo andare a creare addirittura dei sottopiatti. Non è il mio caso, intanto però vi faccio vedere come si realizza perché indipendentemente dal filato i procedimenti sono praticamente gli stessi. Multiplo di 4, io scelgo di realizzare 28 catenelle perché quest'anno ho deciso di non realizzare il classico centrotavola natalizio, ma di realizzare dei mini centrotavola lungo l'asse centrale della mia tavola, appunto. E quindi sotto ogni piccolo centrotavola io andrò ad apporre questa carinissima decorazione. Spero di avervi dato un ulteriore spunto. Andiamo avanti quindi con le mie 28 catenelle ed eccoci qua. Adesso con il filo sull'uncinetto rientriamo nella quarta, realizzando una maglia alta e avendo così già 2 maglie alte nella nostra riga di ritorno. Ne realizziamo una terza e successivamente realizziamo una catenella. Filo sull'uncinetto, saltiamo la catenella immediatamente successiva ed entriamo nella seconda con una maglia alta, seguita da altre 2, una in ogni catenella che ci troviamo disponibile. Una catenella di separazione, saltiamo la catenella immediatamente successiva di base, filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda e realizziamo altre 3 maglie alte, una in ogni catenella disponibile e così via per tutta la nostra riga di ritorno. Terminata la nostra riga di ritorno, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare 3 catenelle oppure una maglia bassa nel primo punto disponibile e una seconda maglia bassa sulla prima, prendendo la costina più distante dall'uncinetto. In questo modo
Dopodiché, nello stesso punto, realizziamo altre 2 maglie alte. 1 e 2. Una catenella e andiamo ad inserire il secondo gruppo di maglie alte nello spazio creato dalle catenelle che abbiamo lasciato nelle righe sottostanti. Quindi, filo sull'uncinetto, entriamo e realizziamo 3 maglie alte. 2 e 3, tutte nello stesso foro. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ci spostiamo nel foro successivo e realizziamo 3 maglie alte. Catenella di separazione, saltiamo le 3 maglie sottostanti e nel foro successivo 3 maglie alte. Catenella di separazione e continuiamo fino alla fine della riga. Chiudiamo questa seconda riga con una catenella ed una sola maglia alta nella terza catenella che abbiamo iniziale. Ed ecco terminata la nostra seconda riga. Ora voltiamo il lavoro, sempre con 3 catenelle oppure con una maglia bassa sull'altra, e poi andiamo a realizzare altre 2 maglie alte, questa volta nello spazio che si è creato della riga sottostante. Catenella di separazione e proseguiamo. Filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 maglie alte nello spazio. Catenella, filo sull'uncinetto, spazio successivo, 3 maglie alte. Continuiamo fino alla fine della riga e di tutte le righe successive con una sola maglia alta nell'ultima maglia disponibile. Alziamo questa lavorazione fino ad altezza desiderata. Io proseguirò per 11 giri. Il metodo di lavorazione resta invariato. Come vedete, questo granny è davvero molto semplice. Ho voluto andare un po' incontro a chi davvero è alle prime armi con l'uncinetto, ma che magari ha voglia di realizzare qualche piccolo progettino creativo per la casa a tema Natale. Alziamoci dunque per l'altezza che vogliamo e ci vediamo tra poco. Ed eccomi qua col mio pannellino. Ho realizzato, come vi dicevo prima, 11 giri. Mi trovo sull'ultimo punto e da qui vado a realizzare una catenella e creo un giro perimetrale di punto basso. In ogni angolo realizzerò una catenella. Vediamo insieme come fare. Qui andiamo ad interpretazione un pochino dei punti. Lavoriamo sempre con una certa morbidezza per non andare a arricciare poi la nostra lavorazione, che vogliamo resti piatta. E pian pianino, prendendo una costina per volta, ci dirigiamo verso il prossimo angolo, punto su punto. Eccomi qui al punto che fa angolo, realizzo un punto basso, una catenella ed un punto basso, tutto nello stesso punto. Dopodiché proseguo punto su punto per tutto il perimetro. Realizzato l'ultimo angolo, ci chiudiamo nel primo punto eseguito con una maglia bassissima, catenella di sicurezza, tagliamo il filo, sfiliamo ed ora col nostro bel pannellino andiamo a prendere il filato in microfibra per andare a creare il nostro bordino. Inseriamo con l'uncinetto e prendiamo il nostro filato in ecopelliccia, lo incorporiamo e andiamo a realizzare sostanzialmente
un giro perimetrale di punto basso, ma questa volta non andremo ad intervenire in ogni punto perché, come vedete, i due filati sono davvero molto differenti a livello di spessore tra di loro e quindi creeremo un effetto antiestetico andando a lavorare il filato spesso su ogni punto. Ne salteremo pertanto uno. Cosa vuol dire? Che da qui realizzeremo una catenella ed inizieremo la nostra lavorazione non punto su punto, ma un punto sì e un punto no. Quindi saltiamo il primo punto disponibile, entriamo nel secondo, mi porto via le codine nel frattempo e molto morbidamente realizziamo il primo punto basso. Anche qui tiriamo un pochino il filo che va verso il gomitolo proprio per lasciare più morbida possibile la lavorazione. Saltiamo un punto, entriamo nel secondo, vedete, lasciate molto morbido, fate scorrere bene il filato in modo da non andare ad arricciare poi tutto il pannello. Saltiamo un punto, entriamo nel successivo, io ho sempre la codina appresso, pian pianino vado a prendere tutto il filato e tiro un pochetto. Salto il punto successivo, entro nel secondo, tiro un po' il filo dal gomitolo, vedete, pian pianino andiamo a creare il nostro bordo. Saltiamo un punto, entriamo nel successivo, sempre morbido. Il segreto è lavorare in modo morbido. Lavorando in modo morbido non avremo alcun problema, non si arriccerà il nostro lavoro e l'effetto sarà davvero wow. Ed eccoci all'angolo dove faremo esattamente la stessa cosa in maniera molto morbida. Saltiamo una maglia, entriamo nella successiva e così via per tutto il nostro pannello. Arrivati all'ultimo punto, entriamo nella prima catenella eseguita in questo modo e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Possiamo tagliare anche la nostra pelliccia, lasciamo un piccolo margine per nascondere il filo ed eccolo qua, il nostro piccolo complemento di arredo per la tavola o per la casa. Io l'ho pensata davvero come una delle cose più versatili possibile. Sicuramente i colori scelti ed anche i materiali riportano davvero molto al Natale, molto morbido. Io nello specifico li utilizzerò per apporre dei mini centrotavola lungo tutto l'asse orizzontale della mia tavola natalizia, però davvero possiamo andare ad utilizzare in tantissimi modi. Questo pannellino misura 18 cm x 18. Ovviamente, ripeto, rispettando il multiplo di 4 più 1 potrete andare a realizzare tutte le grandezze che volete, fare addirittura un bel runner, perché no? Io mi fermo qui e con questo progetto si conclude la miniserie che ho voluto realizzare per voi per quanto riguarda la realizzazione di piccoli progetti natalizi facili, veloci ed economici. Molti di questi infatti possono essere anche oggetto di riciclo creativo, perché come in questo caso ma anche per i precedenti tutorial avrete notato che la quantità di filato utilizzata è davvero molto piccola e quindi senz'altro con quello che avete in casa potrete replicare questi progettini ed anche le piccole idee regalo. Spero di avervi dato qualche spunto in più, specialmente se siete alle prime armi con l'uncinetto. E torno alla regolare programmazione, quindi vedremo dei progetti un pochino più elaborati, un po' particolari. Ho anche esaudito qualche richiesta che mi è stata fatta su Instagram. Intanto vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.